Allora, benvenuti a Planet Spin Podcast. Oggi ci tuffiamo nel surfcasting. Storia, tecnica, ma anche l'anima, vero? Esatto, è molto più di una tecnica secondo me, è quasi una filosofia. Oggi vedremo le origini, come si è evoluta, la tecnica e cosa vuol dire fare surfcasting oggi. Ci basiamo come sempre sulle nostre ricerche, quelle che trovate sul canale YouTube Planet Spin Fishing e sul sito www.planetspin.it. Perfetto. Sono curioso di capire com'è nata questa disciplina, questo legame forte tra pescatore e le onde. Scopriamolo. Ok, partiamo proprio dalle basi. Surfcasting. Lanciare sull'onda. Ma non è una cosa nata in Italia, giusto? Da dove arriva? No, le radici sono, diciamo, nel Regno Unito e anche negli Stati Uniti. Parliamo di fine 800, inizio 900. Parecchio indietro nel tempo. Sì. Pescatori che cercavano di superare i frangenti da riva, con attrezzi molto semplici, canne in legno, bambù, Roba quasi pionieristica. proprio così. E pensa, già nel 1966, in Italia, da ricerche storiche che abbiamo consultato, se ne parlava come la pesca sportiva per eccellenza. Dicevano che era di origine inglese e si praticava con mare mosso. Quindi il mare mosso è la chiave. Però il Mediterraneo è differente dagli oceani. Come si è adattata qui da noi? Bella domanda. Proprio così. Da noi nel Mediterraneo le maree sono, meno importanti, no? Rispetto all'oceano. Certo. E allora si è capito che sono proprio le mareggiate, il mare mosso, insomma, a creare le condizioni giuste. Il fondale si smuove, il cibo è in sospensione e i pesci si avvicinano. Ah, ecco. Quindi è la mareggiata che fa il lavoro sporco, diciamo. Esattamente. L'introduzione, quella un po' più ufficiale, strutturata, in Italia sembra risalga verso la fine degli anni '80. Grazie a pionieri tipo Sandro Meloni, hanno adattato le tecniche soprattutto in Sardegna. Sardegna, terra vocata. Eh sì, e le prime gare di lancio tecnico, stando ai documenti dell'epoca che abbiamo trovato, risalgono al 1980, con l'appoggio della FIPSAS. Interessante questa evoluzione e adattamento. E l'attrezzatura? Da quel legno e lenze magari del 50, come siamo arrivati ad oggi? Si legge di assetti pazzeschi, nylon grossi, piombi pesantissimi. L'evoluzione è stata enorme. Il nylon già negli anni 50 fu una rivoluzione, fili più sottili, più resistenti, poi le canne più leggere, i mulinelli. Certo, i materiali. Ma il vero salto, secondo me, è legato allo sviluppo del lancio tecnico. Qui la cosa si fa interessante e spunta un nome quasi mitico, August I Leavenais. Leavenais. Ecco, questo nome l'ho sentito. Qui la storia si fa succosa. Racconta. Sì, un pioniere, americano ma di origine europea. La sua esigenza era semplice, lanciare lontano, molto lontano, per pescare sulla costa del Pacifico. Immagino con l'oceano davanti. E non si è accontentato, capisci? Ha studiato, ha perfezionato il lancio ground, quello stile di origine sudafricana, con una meticolosità incredibile. Cioè, che faceva di così speciale? Pensa, fu tra i primi ad aggiungere gli anelli guidafilo lungo la canna. Prima spesso c'era solo l'apicale. Ma dai, sembra banale oggi, ma all'epoca... Era un'innovazione pazzesca per il lancio. E non solo, si faceva costruire canne in bambù di Tonchino. Bambù di Tonchino? Addirittura. Sì, su misura. Da artigiani come Les Stoner e i mulinelli, pure quelli fatti apposta. Curava persino la lubrificazione con oli specifici, un perfezionista. Incredibile. E i risultati? Si vedevano? Come. Pensa, 1955 raggiunse 247 metri, con un piombo da 4 once, sono circa 112 grammi. Aspetta, 247 metri. Con cosa? Con una canna in bambù e filo trecciato. Roba da matti? 247 metri con bambù e trecciato. Questo fa davvero riflettere. Oggi parliamo di carbonio alto modulo, trecciati super sottili, ma quel risultato lì non ridimensiona un po' tutta questa enfasi sulla tecnologia? È una riflessione giustissima. Viene da chiedersi perché, con i materiali di oggi, i guadagni in distanza non siano stati, proporzionalmente così enormi rispetto a quello che faceva Leavenais. Già. Lui aveva capito cose fondamentali.
l'importanza di adattare la canna a chi lancia, la gestione perfetta del mulinello rotante, l'olio giusto, come riempire la bobina, principi ancora validissimi. Dimostra che, oltre un certo limite, è la biomeccanica, è l'abilità umana che fa la differenza. E questa cura quasi artigianale, questa dedizione di Livenase, ci riporta un po' all'essenza del surfcasting oggi, no? Non sono solo i metri lanciati. No, assolutamente. È una filosofia, come dicevi all'inizio. Implica una grande capacità di osservazione. Devi leggere il mare, le onde, le correnti, capire dove può stare il pesce. L'occhio del pescatore. Esatto. E poi ci vuole pazienza, tanta pazienza. Attese lunghe, di giorno, di notte, magari col freddo, col vento. E accettare i cappotti, immagino. Quelli fanno parte del gioco. Sono frequenti. È proprio accettare questa sfida con la natura, creare quel rapporto intimo con l'ambiente. Forse anche per questo spirito che l'Italia da quei pionieri oggi ha ai vertici mondiali, non credi? Sì, penso di sì. Un approccio totale. E questa mentalità, queste competenze, aiutano anche in altre tecniche di pesca. Senza dubbio. L'esperienza che fai nel surfcasting è un bagaglio preziosissimo. La capacità di leggere una spiaggia, di capire il meteo, la meccanica del lancio che affini. Certo, saper lanciare bene serve sempre. Esatto. E poi la conoscenza delle montature, delle esche. Tutto questo ti torna utile. Anche se fai spinning da riva, per dire. Saper lanciare un'esca leggera contro vento, scegliere lo spot giusto in base alla corrente, sono tutte abilità che nel surfcasting impari per forza. È una scuola fondamentale. Quindi, ricapitolando, surfcasting è storia affascinante, evoluzione tecnica quasi artistica con la Livenase e una connessione profonda col mare, fino alle competizioni di oggi. Proprio così. Una disciplina che nasce davvero dalla passione, un modo autentico per vivere il mare. E magari lasciamo chi ci ascolta con uno spunto finale. Pensando proprio alle Livenase e ai suoi quasi 250 metri col bambù, la performance estrema, oggi come allora, sta solo nell'ultima tecnologia, nel materiale super avanzato, o c'è una parte irriducibile di abilità umana, di comprensione profonda, quasi un'arte del gesto, che forse dovremmo riscoprire e coltivare di più. Bella riflessione, sì. Grazie per aver ascoltato Planet Spin Podcast. Alla prossima!